just bring us a cup of coffee. Like remove the Okay, the skin. alright, then Just like I take back. this and like Just love those long spoons. No. My name is Ydalie. I am 23 years old. I am South African, but I'm living in Los Angeles. And I'm an actress. I'm Jessica. I'm 25. I was born in Colombia, but internationally raised. And I'm an actress who just graduated college. Nel numero di November della rivista. My name's Jimmy Chen. I'm from Wilbraham, Massachusetts. My name is Olivia. I am 23 years old from South Africa. My name is Melanie. I'm 21 and I'm American. At the time, I said I would love to go, but but I don't know what to do with my cat. And then I had to put my cat to sleep. So I decided to come to Italy. I didn't know where to leave my cat for like over 2 weeks. And it's expensive to have an animal in the States. Can we just talk about that? But my cat had to be put to sleep. So I was like, you know what? I'm going to Italy. Now that my cat. I came here, because I was given the opportunity to shoot something in Italy, and I said, okay, yes, of course I'll do that. I've been to other parts of Europe, but I've never been to Italy, so I really wanted to come. I also just really wanted to escape Los Angeles. So that's why I came. Anyway, coffee. There's obviously the obvious things, like the architecture is extremely beautiful. There's so much history in the city, so everywhere you go, you know that you sort of feel that history. Way Italy smells. I think every city you go to has a particular smell. When we got out of the airport, I liked the way that it smelled.
sono dei paperotti che vanno avanti e indietro. Qui si parlano, non so, di mangiare, di vestire, di altro, ma quello che la cultura in generale non riesce a... No. Ce ne sono pochissimi. Proprio per natura sono chiusi, sono ancora... Io li chiamo alto medioevo. Non riesci a... Cioè non riesci a entrare nella loro mentalità e loro non entrano nella tua, non c'è colloquio, ecco. I've seen the people from a like almost voyeuristic perspective, I guess, and they're very alive and very they seem very available to each other. Lavoro in questo locale da gennaio, sono dipendente, lavoro con il mio titolare, il signor Antonio, da 5 anni. Allora, consiglierei di non venire a vivere in Italia, di non venire a lavorare in Italia, di venire solo per fare vacanza in Italia. Siamo con una famiglia, stiamo bene, sono sposato, 2 figli, il cane. The scenery, the churches, the architecture, everything about it is just amazing. Just amazing. And the food food was amazing. Yeah, the food was amazing. Bit expensive. He likes his but food. nice. It's not expensive. And as well as that, the people we found People are are very, lovely. very like the Irish. They're very, very welcoming and so nice. Russian. Do you know? Yeah. Not like the Russians. Sorry, Andy. I like how Italians place so much emphasis on rest. You know, people in their 80s shouldn't be working these ridiculous corporate jobs. CEOs of companies, but they're in their 80s. Like, there needs to come a point where you rest. You can work, but rest is important. And I think Italians put a lot of emphasis on that, you know? We sit and we drink cappuccino for like 2 hours taking a rest. I don't drink coffee that much, and yet we have coffee breaks at least 3 to 5 times a day. Drinking wine in the afternoon is socially acceptable. I think that's the coolest part. But I like that. I think it's important. I think it's important to just sit. Prendere, partire, andare a vivere a Tenerife. A Tenerife. Cosa che stavo facendo qualche anno fa e poi non l'ho fatto. Cosa è successo? Non è successo niente di che. Nella vita, ti ripeto, quando hai delle priorità, famiglia e tutto, sei costretto. Devi stare qui e andare avanti qui, però più avanti sono nel cassetto I think the people in this country is healthier looking. Nobody More tell healthier us looking. get up from here. At least have a colour They in seem it. to be happy. Seem to be happy and they seem to be... Non è che ti trovi bene, ti devi adeguare, perché se non ti adegui sei fuori dal sistema, chiaro. I don't think you can just be happy. Sometimes you'll be happy and then you won't be happy. And your environment will certainly affect that, but it doesn't matter if you're in Los Angeles or South Africa or Italy. You can't escape yourself, if that makes sense. Be happy, be happy. You have to be happy. There's so much expectation for us to be happy. Fuck it. Why do we always have to work towards being happy? Do they seem happier than people in LA? They seem more, again, like I said, alive and with each other.
But that, I think, has to do with the way that people interact with other people in a city using the city. So I don't know. La differenza magari è un centro più piccolo, però non cambia niente da Milano. Sì, magari ti sentirai più libero, però è lo stesso. È un centro piccolo dove, anzi, sei sempre sotto la lente di ingrandimento perché tutti si conoscono. Cioè, però gli sbocchi a Canale Brianza sono questi. Cioè, non c'è. Se stai a Canale Brianza, quello perché rimane sempre nell'eventuale dove tu puoi fare qualcosa, se no a Canale Brianza che cosa fai? No, cioè, che cosa fai? Un giovane, che cosa fa? Esci, cosa fai? Se è inverno, diciamo, preferisco se c'è pioggia, magari brutto tempo, non ti viene la voglia perché insomma, cioè, ti bagni, c'è freddo, quindi magari stai sotto le coperte con la cioccolata e ti guardi un bel film. Invece d'estate che c'è più movimento, sono più feste, più vita, insomma, mi piace anche stare a casa, uscire, insomma dipende un po' da quello che mi sento di fare. Si dice che in Italia non ci sia più lavoro, è vero. Succede che molti ragazzi non spingano, cioè, non si sforzino, non facciano sacrifici. Ormai tutti in Italia, soprattutto qui da noi che siamo all'università, i ragazzi studiano tutti, però nessuno sa lavorare. Sono tutti intelligenti, sono tutti laureati, ma nessuno sa scopare per terra. Progetti futuri, dove ti vedi tra 10 anni? O ballerina o animatrice. Nessuno sa lavare i piatti. Mi piace andare a monte, fare nuoto. Ok. E ti piacerebbe lavorare lì? Sì, come istruttrice di nuoto. Sinceramente ancora il mio obiettivo di lavoro, ad esempio, perché adesso diciamo non mi è ancora chiaro perché non ho un'idea ben precisa. Noi stiamo tornando indietro, cioè, il mondo sta tornando per alcuni versi verso tutta questa roba che ormai non tocchi più niente con mano. Ci faccio un esempio stupido, i ragazzi non sanno più scrivere, cioè se un ragazzo prende la penna in mano fa fatica a fare una frase, perché ormai usa sempre il telefono, cioè cerchi 9, ti aggiusta la frase, cioè, no, molto più semplice. Molto più semplice. E man mano che andiamo avanti succederà che il lavoro manuale sparirà e rimarrà sempre tutto quello che è elettronico, tutto, cioè, dalle banche a mangiare, a fare la spesa. E secondo me è come annullarsi, cioè la persona umana è come non ci fosse più. È strano. L'Italia mi piace molto, però dove vivo non mi piace. Cosa non ti piace? Tipo paesello, deserto. Il patrimonio italiano mi piace, proprio montagne, mare, la natura da sé. E invece non mi piace per chi è comandata. Il problema è che sembra strano, ma siamo in troppi. Stella, quanti anni hai? È successo che in una scuola pubblica per non so quanti giorni, se una decina di giorni, i bambini delle famiglie extracomunitarie all'interno della scuola hanno dovuto pranzare con dei panini portati da casa in una stanza a parte, separatamente dagli altri
rispetto agli altri bambini delle famiglie italiane. Quindi c'è stata una specie di discriminazione solo per il fatto che queste persone, nonostante siano in regola in Italia, vivano in regola in Italia, lavorino, pagano le tasse già in Italia, ma solo per un fatto di discriminazione perché arrivano da altri paesi, è stato richiesto di fornire delle documentazioni in più rispetto ai bambini italiani, quindi è scattata automaticamente questa discriminazione. Io sono Clara, mi sono appena laureata in Medical Biotechnology and Molecular Medicine e ci sono qua tutti i miei amici, quindi sono contenta che loro siano qui con loro in questo giorno molto importante per me. Sono un po' stancante in realtà in questi mesi di laboratorio perché ho dovuto scrivere la tesi e ci sono un sacco di cinesi che ci fotografano, però è piegato sì, perché noi abbiamo l'uso di questa corona che mostra il mio essere dottoressa. Niente, sono davvero molto contenta e poi ho degli amici bellissimi, esatto, e adesso inizierà una nuova avventura in laboratorio, continuando la mia ricerca sulla mia tesi. Tendo ad andare oltre appunto la normalità. Se una persona è strana, se una persona ha qualcosa di particolare, secondo me ha qualcosa dentro da raccontare, ecco. Invece gli italiani si affidano anche molto, ecco, soprattutto a quello che sentono dire al telegiornale, a molte cose, o anche il fatto, ecco, la televisione italiana, cioè ho anche le stesse veline. Queste veline sono coloro che danno avvio alla puntata, quindi che ballano, fanno una sorta di stacchetto iniziale, si fanno vedere, cioè tassativamente la bionda e la mora, perché è così per forza, e queste niente si fanno vedere un po' mezze nude, a volte fanno dei giochetti durante la serata, quindi prova a fare questo, prova a dire una filastrocca, la maggior parte di queste persone, di queste ragazze alla fine non hanno avuto più successo in televisione perché non avendo niente da dire cosa fai? Sei bella e basta. Are you full? Oh yeah, I'm full. I'm very, very full. Melanie, There's one of look at me and eat the bite. You can. Tastes a lot like it, and we drink it a lot in Columbus. Ydalie, how is it? I can't. I'm getting drunk with cake right now. It's actually strong. Fisicamente non mi piaccio perché ho il prototipo di ragazze appunto belle, muscolose, tutto, e vorrei essere così anch'io, però cioè purtroppo non sono nata così, nel senso non posso fare miracoli, ecco. Vorrei fare strada in quello che mi piace davvero, quindi in realtà il mio sogno, come ho detto prima, sarebbe fare l'attrice. Mi piacerebbe andare all'estero, mi piacerebbe andare anche appunto in America per poter realizzare i miei sogni. Devi lasciare comunque la tua famiglia, i tuoi amici, il tuo modo di vivere tutto, però ti sei realizzata, cioè devi avere anche il coraggio di andare via, e questo è quello che mi auguro anche a me stessa, cioè devo avere proprio il coraggio di poter cambiare, di prendere finalmente magari in mano la mia vita dopo la laurea e poter finalmente fare qualcosa, perché sto studiando tanto, studio tanta teoria, ripeto, eccetera, eccetera, però alla fine di pratico, cioè, non c'è niente. Dovrei fare altro. Madonna, quante roba che hanno usata. Non si sa mai, guarda, è sempre così. Pensavo che Anch'io pensavo che la carne non fosse abbastanza. L'ha presa la tua mamma, perché io non posso, non vedi come cammino, Gioia. E d'altronde avete mangiato bene? Sì, è molto buono. Non ho fatto figura, Gioia. Next time we just we don't know what I have in mind. Next time I want to go, I was going to meet this teacher. Like horrifying perspective.
La voglio, Why did we take up the Noi raccogliamo firme di solidarietà e fondi per una struttura di recupero che aiuta circa 300 ragazzi con problematiche droga, alcol, HIV, gioco d'azzardo, gambling. Io vivo all'interno perché sono un ex, ho avuto problemi con la cocaina, con l'eroina per circa 10 anni e ora sono qua e sono 2 anni che non mi drogo più, faccio il bravo. You wanna go and reenact the Dolce Vita? I'll be the woman who like splashes in the fountain. Anni fa. Allora venivano Sciascia, veniva Calvino, venivano queste persone. Adesso sono molto pochi quelli che vengono. Molto pochi. E quindi c'è fatta una mancanza di vendita assolutamente. Quindi queste librerie sono tutte destinate a chiudersi. E recentemente hanno chiuso 60 librerie a Roma. Chiuso. Anche questa quindi è una libreria in agonia. Hanno voluto mettere altre cose, ad esempio non solo i dischi o le stampe, siamo anche in un sito internet, abbiamo fatto delle cose di questo genere, però siamo predestinati a chiudere. Pensi che qui accanto c'era una libreria. Dove è questo che vende la pasta? Dove c'è la pasta? Ora vendono la pasta. Al posto delle edizioni di Leopardi ci sono delle belle matriciane, delle belle carbonare. It's a champagne problem. People don't feel that they need to do something new because the Colosseum was already built and the Pantheon and
Venice exists. I think what we're lacking in this film, this little experiment, is that we didn't ask ourselves why people are actually content with that. L'Italia è un po' una contraddizione, se vogliamo. Cioè, è un paese bellissimo, è un posto che sicuramente, proprio per la sua bellezza naturale, ha ispirato tantissima arte, e quest'arte che noi abbiamo tutt'oggi in Italia ha ispirato comunque quello che sono gli italiani. Insomma, siamo i detentori della bellezza, sicuramente. E questo è l'aspetto positivo. La grossa passionalità però porta anche all'estremo opposto. Tendiamo a cercare molto questo piacere, magari a discapito degli altri, quindi trascuriamo un po' l'aspetto della comunità in generale, no? Quindi questo è un altro aspetto che poi si traduce nell'arricchissi, nella corruzione, sono tutte comunque cose che derivano da un'estrema passionalità. Dove tutti gli italiani giocare con la vita, così, fa una vita che può essere seriosa naturalmente, ma anche c'è sempre come una musica, allora è interessante per me.
cappuccino. It's gonna make it salty. There's Mysterium Tremendum et Fascinum. And it means when something is a mystery and you're scared of it, it makes you tremble, but you're also in awe and in fascination of it. And that's like, I think that's what's going on with me, and I don't know how to. Ho messo l'acqua! Vedi che mi hai fatto confondere, mi sa. It's hard to find a place, any kind of place around the world where living humbly is as flavorful as it is here. I understand why someone wouldn't want to leave. I don't want to leave. I don't know what to say. Do you just want me to cry? La musica sicuramente è uno dei mezzi per arrivare a riflettere su se stessi. Sì, qualsiasi genere, quello che più vi ispira, ma mettetela nelle cose più importanti della vostra vita. Oh. The door is open. Ah, bravo. Arriva dalla Sicilia, abbandonati in Sicilia. I'm sure they're not satisfied, perhaps. Quello è l'albero che ho disegnato con mia figlia qualche anno fa, però adesso mi ha rotto un po' i coglioni, lo vorrei via. Mio compagno d'avventura, per tanti anni non riesco a staccarmi. Si è rotto, ma cioè, sono affezionato al mio... Qua ci sono alcuni quadri che hanno fatto alcuni miei amici, Guglielmo, Marcello, Anita e Cago in compagnia. I want to be satisfied, I want to reach this point in my life. You do that, then I think it's bad if you stop there, because then you won't grow. So I think being satisfied maybe isn't all it's said to be. You know what I mean? Io ho due fratelli che abitano qua vicino, comunque a Mariano e a Giussano. Sì. Qua abitano solamente i miei soli. Io mi chiamo Marcello Mariani, sono nato a Mariano Comense il 21 gennaio del 1971, quindi fra poco ho 48 anni. E lavoro da circa 20 anni nel mondo della scuola, vengo chiamato esperto esterno e mi occupo di laboratori teatrali e artistici, scuole di tutte le fasce di età, dalla scuola dell'infanzia a partire dai bambini di 4 anni, passando poi per la scuola primaria, scuola media, la scuola superiore, il liceo Modigliani di Giussano e da poco tempo anche con le persone molto molto anziane che sono ricoverate in un ospizio e mi sto dedicando loro facendo un'animazione teatrale. Stazione del treno. Leggo il giornale mentre aspetto il treno. Il treno è in ritardo. Arriva il treno, uno scende, io salgo. Il treno riparte. Oh, you get out, and then we have a train. Maybe if you do this, but I need to be a waiting person. Allora, Cappuccetto Rosso, il lupo c'entra e loro dicono sì, ah, mi è venuto in mente, ho capito. Allora, c'era una volta un lupo che camminava in un bosco. Camminando, sapete chi ha incontrato? E loro dicono, Cappuccetto Rosso, io, no, ha incontrato una bella lupa. E il lupo dice alla lupa,
Ciao bella lupa, vuoi venire con me da McDonald's? E dopo... E la lupa dice, wow, che carino. Allora vanno insieme da McDonald's, mangiano l'hamburger, alla fine si guardano negli occhi, si innamorano, si baciano e si sposano. E questa è la storia di Cappuccetto Rosso loro. Ma è rosso. Ah già, rosso, scusate. Cappuccetto Rosso. Ma Cappuccetto Rosso è una bambina? Sì, ma qua c'è una bambina, ma è vestita di rosa. Poi tiro fuori un dinosauro che non c'entra niente. Allora alla fine dico sì, vabbè, ma voi dite sempre no, ma basta. Questo è un cappello che mi permette di sentire, è un cappello veramente molto bello, che però non capisco perché tutte le volte che lo indosso la gente ride. Perché? Vabbè, quindi iniziamo così il rapporto di fiducia con le mutande, in sostanza, no? Secondo me è un po' un problema della società del giorno d'oggi. Non insegna più ai giovani che nella vita si può sbagliare, si può essere imperfetti e si può cambiare idea. Lo sbaglio, secondo me la nostra società, cioè io vedo anche i bambini e i ragazzi, no? Hanno sempre questo obiettivo della perfezione, però se non sbagli non vai da nessuna parte, in tutti i campi. Lo sbaglio. Secondo me dovrebbe accettare di più lo sbaglio. E poi che ci sono anche le persone silenziose, le persone tranquille, le persone che non sono ambiziose, le persone semplici che però fanno tanto, anche se non si vede. Non sono ambizioso nel senso che io non ho mai voluto e non voglio andare sui giornali, in questo intendo, non me ne frega niente, cioè, infatti anche dei lavori che ho fatto non ho niente a casa, non tengo documentazione perché l'ho fatto, basta, via, cioè è una cosa che è finita lì. E il teatro poi, soprattutto il teatro, se tu rifai una cosa cambia, è sempre una cosa nuova. Però io non mi ritengo una persona ambiziosa, nel senso, forse sono contento così. Non voglio studiare cinema in America. Ma io non ce l'ho con quelli ambiziosi, ma figurati, no. Però cioè, mi sta bene così, sono contento nel mio paese, sono contento che vado all'asilo del mio paese, vado a lavorare a piedi il venerdì mattina per fare lo spettacolo di Natale dove vestirò i bambini di 3 anni di stelline, i bambini di 4 anni di pecorella e io sono contento così. E perché? Perché io sono legato al mio territorio e per cui cioè, se io sono nato qui, se la mia anima si è messa nel mio corpo qui, con mia mamma e mio papà qui, e vuol dire che il mio compito è di fare quello che faccio qui. Perché devo andare a fare in Nuova Zelanda? Sì, potrei andare a farlo in Nuova Zelanda, però poi ritorno qui e io qui semino le mie cose, perché io sono nato qui, io la vedo così.
It kind of feels like a little bubble in time. Or Giovedezzi, or I think a better name would be Cinema Paradiso. You know, I can't even speak for it. Just look around, like look at that. Very old school kind of traditional architecture, tiny little alleyways, cobbled roads and shutters, and you know, when you think of small villages in Italy, that's what I would imagine. It almost seems like a secret that only so many people will know. I do love a lot of things about this place, and I could definitely see myself spending more time here, and I would love to. I think this is an honorary home for me. The sea is calm here as opposed to the Pacific, so I totally forgot what the Mediterranean was like. It's just calm all around. I've grown up Catholic, I suppose. So church bells were a thing. I am used to them, but not daily. Like here it's like a daily routine almost. It kind of falls in the background. It seems like a place I would just go to retire. I mean, we haven't really seen much life up there. It kind of feels like, almost kind of feels like a set, you know, like when you're walking and it's just you. Could I live there? I don't think so. I mean, it'll be cool to escape for like, you go there for the summer or whatever. I was very jaded before this trip. I think you should always be chasing something, but there is something admirable in saying, I was born here and I'm going to cultivate everything around me. Even if you don't have that much, you have a lot, like compared to the rest of the world here. So I understand why not everyone wants to get up and leave. You know, in the States or anywhere else I've lived, the higher class, that's how you want to live. But here, even if you are from a more humble socioeconomic class, there's so much more flavor. Italy's doing something right. I could have been like Marcello and like stayed where I grew up or something. I could have like made a difference in the small town instead of trying to make like a bigger difference through the whole world and just taking on like a smaller task, I suppose. But I don't know, I think a lot of us want to be like a bigger person and not just be stuck in one thing. We want to meet new people, we want to interact with different cultures because we're just curious of how everyone lives. I loved just exploring Italy and everything, but I don't know, has it changed me as a person or anything? Is it any importance, impact on me? No. I definitely feel like this place has seduced me. I really want to just drop everything and open up a bookstore in the little village and just like sit by the sea for the rest of my days. I very much want to do that. It would be so simple emotionally to drop everything and come here. But I probably regret it in 2 years. You get to a certain point and then it becomes sort of stagnant, and then decadence is where it kind of falls into decay. So it coincides with death in a sense. You have to reach a certain point to also kind of see it decay. Even if it's beautiful, it's also dying. Three, 4, 5, 6, 7, 8. There we go.
Piove. Stufa di tutto, punto. Rovinato, guardati, una Venezia abbandonata a se stessa, non ci sono controlli, ognuno è da solo a risolvere il caso del museo che ancora non fa Calamità naturale, la troia. questa quella lì, sono sicuro in mezzo all'acqua, Che non arriva le paracie non servono a nulla perché l'acqua arriva dal canale entra dentro il muro, l'acqua arriva da sotto il muro, dalla calle e ti arriva dentro. Non è possibile, è invivibile. Benissimo, bene, continua così. Ho diritto già. Sì, proprio per tornare per la cena di questa sera.
You know the egg, the Fabergé eggs? They're these very lavishly painted ceramic eggs with diamonds and all sorts of things that are gold, and they're very expensive, and they're decadent. It also means a decline, or being almost like in stasis and then in decline. And it's like almost like Italy has hit its peak and now everything is like this. I don't agree with it. Most of the issues that we have in the world come from this idea that progress is the ultimate goal. And people's idea of progress usually means financial gain, technological progress, scientific progress, all these things. I'm not taking away from them. Obviously those things are good. But maybe what our species needs is just to revert back to some simplicity, or being able to appreciate this as just being this, and it doesn't need to be anything more. This doesn't need to be a skyscraper in order for us to evolve as human beings, you know? Maybe we need to just go back to our roots a little bit. Happiness is not a constant thing, but contentment can be, and then all the other things come and go. But if we could, I think that we would benefit from being a little bit more content with the way with just simplicity, appreciating this rather than appreciating materialistic things. This is what happens when you drink 15 cappuccinos in a day. You just need water. You just need so much water. I also don't understand why we're on this perpetual pursuit of happiness. Clearly there is something innate in human beings that makes us feel lonely all the time. Why are we always trying to fight it if it's so ingrained in us, you know? If we just stop trying to fight all those things, we would eventually be a lot happier. I'm not trying to get all pseudo deep on you because I actually know nothing. Nothing at all. When I was in Cape Town, living in that environment was the happiest I could ever imagine. I didn't want to be anywhere else. But I knew that I wanted to try and pursue this whole acting thing. And leaving Cape Town was one of the hardest things I had ever done. But there was this knowing inside of me, I know this is what I want to do with the rest of my life, I have to do it. And then You have to do it? Yeah, I have to try and pursue this thing. It was so far away. I went to LA and like I said, I have found a charm to it, and I've found things that I love about it, but it will never feel like home, and it is very concrete and very polluted, and I live in my car when I'm there. I mean, not actually. I mean, you drive everywhere because it's so big. So if I had the choice, I wouldn't be living there. It feels like I'm living there without a choice. But that being said, whenever I go home, then I feel this aching to go somewhere else. So maybe that's just me feeling unsettled everywhere I go. I don't know.
scappa. Buonanotte a tutti.